Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi andiamo a sviscerare uno dei documenti legislativi più importanti della storia della tecnologia. Parliamo dell'AI Act dell'Unione Europea. Non è solo un mucchio di scartoffie, è letteralmente il regolamento che deciderà il futuro digitale in Europa e molto probabilmente detterà le regole del gioco in tutto il mondo. È un tema gigantesco, a tratti complesso, ma assolutamente affascinante. Iniziamo subito. Ecco qui il regolamento dell'Unione Europea 2024/1689, 144 pagine di puro legalese pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. A prima vista tutta questa burocrazia e il linguaggio normativo possono sembrare un vero e proprio muro invalicabile. Ma niente panico, l'obiettivo di oggi è esattamente questo: prendere questo testo, a dir poco denso, e trasformarlo in concetti chiari, strutturati e, soprattutto, utili. Dobbiamo capire cosa cambia concretamente da oggi in poi. Ok, tuffiamoci in questo argomento. Ecco la nostra mappa per oggi. Prima esploreremo le nuove regole dell'IA, poi passeremo a definire cos'è esattamente l'intelligenza artificiale, vedremo chi deve seguire queste regole, analizzeremo le pratiche vietate e per finire affronteremo il delicato dibattito sulla sorveglianza biometrica. Punto numero 1. Le nuove regole dell'IA, ovvero come stabilire il quadro di riferimento. Per dare un senso a tutte queste regole, dobbiamo prima fare un piccolo passo indietro e capire quale sia l'obiettivo finale dell'Unione Europea. Non si tratta semplicemente di mettere le manette alla tecnologia, affatto, si tratta di darle una forma. Leggendo questa citazione presa direttamente dalle primissime pagine del testo, salta subito all'occhio la filosofia di fondo. La parola magica qui è antropocentrica. Che cosa significa in parole povere? Significa che l'intelligenza artificiale non è vista come un fine, ma deve sempre, e sottolineo sempre, essere uno strumento al servizio delle persone. Deve migliorare la nostra vita, operando in modo affidabile senza mai calpestare i diritti fondamentali. Passiamo al punto 2. Definire l'intelligenza artificiale. Andiamo ben oltre il semplice software. C'è un ostacolo gigantesco da superare quando si scrive una legge del genere. Non si può regolare una tecnologia se prima non la si definisce in modo chirurgico, e sappiamo bene quanto velocemente corra questo settore. Quindi ci si potrebbe chiedere: cos'è esattamente un sistema di intelligenza artificiale per la legge? È una distinzione fondamentale. Il testo separa nettamente i software tradizionali, quelli basati su rigide regole di programmazione, dove un essere umano detta alla macchina ogni singolo passaggio, da quella che è la vera e propria IA. Il dettaglio che cambia le carte in tavola su questa slide è l'espressione capacità inferenziale. È letteralmente l'interruttore che fa scattare l'applicazione della legge. Significa che un sistema di IA fa molto di più che macinare dati. Non esegue solo dei comandi a pappagallo. Ha la capacità di apprendere da quei dati, di ragionare o di creare modelli per tirare fuori previsioni, raccomandazioni o persino nuovi contenuti. È proprio questa autonomia, questa capacità di dedurre e adattarsi, che la rende una tecnologia così potente, ma anche così bisognosa di regole ad hoc. Sezione numero 3. Chi deve seguire le regole? Scopriamo la portata globale della legge sull'IA. E questo illustra brillantemente una dinamica molto affascinante. A chi si applicano esattamente queste regole? Non pensiamo che la giurisdizione si fermi al confine fisico dell'Europa? Assolutamente no. È il cosiddetto effetto Bruxelles. Se un fornitore, negli Stati Uniti o in Asia, produce un'IA e i risultati di quel sistema vengono utilizzati all'interno dell'Unione Europea, boom, la legge si applica anche a loro. Non ci sono scappatoie. D'altro canto, il testo è molto chiaro sulle esenzioni. Tutto ciò che riguarda scopi militari, difesa, sicurezza nazionale o la pura ricerca scientifica è totalmente esonerato. Questo perché si applicano altri trattati internazionali e, giustamente, non si vuole frenare l'innovazione scientifica. Arriviamo al punto numero 4. Le pratiche di IA vietate. Cosa succede quando si supera la linea rossa? Il regolamento si basa su una scala di rischi e in cima a questa piramide ci sono i rischi inaccettabili. Parliamo di pratiche che sono state bandite in modo totale, senza se e senza ma. L'Europa considera questi usi letteralmente abusivi e contrari alla dignità umana. Guardiamo la lista. Sono vietate le tecniche di manipolazione subliminale, cioè quei trucchetti psicologici che alterano il comportamento senza che ce ne accorgiamo. Vietato sfruttare le vulnerabilità legate all'età, a una disabilità o alla povertà. Vietatissimo il famoso punteggio sociale o social scoring, che rischia di creare discriminazioni assurde. Stesso discorso per la categorizzazione biometrica basata su razza, religione
opinioni o idee politiche. E per finire è severamente vietato raccogliere a strascico foto di volti da internet o dalle telecamere di strada per creare enormi database. Insomma, una violazione della privacy che non è minimamente tollerata. E attenzione, c'è un dettaglio fondamentale in questa slide. La legge non punisce solo l'intenzione palese di fare del male. Anche se un sistema viene creato con le migliori intenzioni del mondo, ma nella pratica finisce per distorcere materialmente il comportamento umano, causando danni fisici, psicologici o finanziari, è comunque fuori legge. Quello che conta davvero per il legislatore è l'impatto reale che la tecnologia ha sulle persone. Eccoci alla sezione numero 5, il dibattito sulla sorveglianza biometrica, ovvero come bilanciare sicurezza e privacy. Ora, la cosa davvero interessante di questa slide è la distinzione temporale estrema che fa la legge. È uno dei temi più scottanti in assoluto. Da una parte abbiamo l'identificazione biometrica in tempo reale. Immaginate telecamere che inquadrano e riconoscono i volti istantaneamente, dal vivo. Dall'altra parte c'è l'identificazione a posteriori, dove i dati vengono raccolti e analizzati solo in un secondo momento, magari visionando vecchi filmati. La legge tratta questi due scenari in modo radicalmente diverso, proprio perché l'impatto sui diritti civili cambia in modo drastico. La regola di base è scolpita nella pietra. L'uso del riconoscimento biometrico in tempo reale negli spazi pubblici da parte delle forze dell'ordine è assolutamente vietato di default. Il motivo? Un sistema di sorveglianza dal vivo e costante rischia di creare un clima opprimente di controllo di massa. Tuttavia, trattandosi di sicurezza pubblica, il testo prevede delle eccezioni di emergenza estremamente specifiche. Come si può vedere qui, la legge elenca in modo esaustivo gli unici scenari ad altissimo rischio in cui la polizia è autorizzata a bypassare il divieto generale. Parliamo di situazioni estreme per tutelare l'interesse pubblico, come la ricerca di specifiche vittime, ad esempio persone scomparse o minori rapiti, la necessità assoluta di sventare minacce imminenti per la vita delle persone o attacchi terroristici, o ancora la localizzazione di sospettati di reati molto gravi, definiti come reati punibili con almeno 4 anni di carcere. Fuori da questo perimetro rigorosissimo, il divieto in tempo reale resta assoluto. Ma anche quando scatta una di queste rare emergenze, il testo non dà affatto carta bianca. Ci sono delle garanzie procedurali d'acciaio. Di norma serve prima l'ok di un giudice. Se l'urgenza è talmente critica da non permettere di aspettare, le forze dell'ordine possono attivare l'IA, limitandone l'uso al minimo indispensabile, ma devono comunque chiedere un'autorizzazione formale entro 24 ore. E se il giudice dovesse dire di no? La procedura è spietata, l'uso deve interrompersi immediatamente e ogni singolo dato raccolto deve essere distrutto. Fine della storia, niente seconde possibilità. È un tentativo delicatissimo di bilanciare il lavoro di polizia in emergenza con una supervisione giudiziaria immediata e severa. E con questo arriviamo alla fine del nostro approfondimento su questo documento storico. Abbiamo esplorato un quadro legislativo che cerca a tutti i costi di mettere l'essere umano al centro, tracciando confini chiari per evitare abusi e cercando difficili compromessi tra sicurezza e diritti fondamentali. Ma questo è davvero solo l'inizio di un cambiamento che avrà risonanza a livello globale. Quindi la domanda che rimane aperta per tutti noi è: in che modo queste regole daranno forma al futuro dell'innovazione tecnologica nel mondo? Creeranno dei freni o getteranno le basi per un'intelligenza artificiale di cui potremo fidarci ciecamente? Sarà incredibile vedere come tutto questo si evolverà nella nostra vita di tutti i giorni. Alla prossima!